Ciao ragazzi, sono Giacomo Carretti, un atleta di tiro con l'arco tradizionale e oggi, mentre vi spiego come sarà la mia settimana in preparazione al campionato italiano a squadre FIDASC, sistemiamo le frecce che ho rotto ieri durante l'allenamento. Quindi, quello che ci servirà sono le due frecce senza la punta, le due punte nuove da mettere, una colla a caldo speciale per incollarle e ovviamente il nostro amico accendino. Quindi partiamo subito. Prendiamo la colla a caldo e la scaldiamo. Adesso velocizzo tutto ovviamente per non farvi perdere troppo tempo. Quindi, come potete vedere, le frecce sono state sistemate, ora hanno di nuovo la punta. Togliamo la colla a caldo rimasta. Ecco fatto che sono pronte per tornare appunto sul campo di allenamento. Come avete visto, mettere le punte è molto facile. Qual è il mio problema? Le perdo perché, essendo punte da 60 grani, 5/16 di ampiezza per chi se ne intende, praticamente quando entrano nella sagoma calda io le estraggo e rimango praticamente perché le punte non ci sono più. Ora sto partecipando al campionato italiano a squadre FIDASC. Come lo preparerò? Lo preparerò tirando 30 frecce al giorno per 4 giorni a settimana o 5, siccome questa è l'ultima settimana, in maniera tale che la tecnica sarà a posto e la gara andrà nel meglio della mia possibilità. Quindi oggi pomeriggio avrò il primo allenamento della settimana e vi porterò con me, in maniera tale che vedrete anche come funziona tutto quanto e com'è la storia. Nel frattempo ci vediamo dopo l'allenamento. Quindi adesso io mi alleno così, prendo il mio arco, mi metto a 2 metri, cioè vicinissimo, e lavoro solo la tecnica, 30 frecce e si va. Perché lo tiro avversario? Perché sto facendo tecnica e mi sto concentrando comunque sui colori. Prendo un colore singolo, mi concentro su quello e tiro a quello. Per la seconda serie andiamo un po' più lontano e facciamo la stessa cosa. Quindi sempre senza bersaglio. Tra la clip di ieri e quella di oggi sono passati non 1 ma 2 giorni e oggi continueremo ad allenarci con le 30 frecce al giorno per il campionato, che è domenica. Io tra l'altro sabato ho anche un matrimonio, quindi non so in che condizioni arriverò appunto alla stessa. Quindi adesso ci prepariamo un attimo, prepariamo l'arco, montiamo tutto, scendiamo giù e andiamo con la seconda sessione. Yes! Quindi è tutto pronto, l'arco è pronto, come vedete tutto qui pronto, frecce cedro, lombo, guanto e parabraccio, mi raccomando sempre il parabraccio, e adesso scendiamo di sotto e facciamo qualche clip, magari anche leggermente più immersiva del solito, e vediamo come va l'allenamento di oggi. 30 frecce, né una di più né una di meno, quindi andiamo. Allora, siete in questo momento sul mio braccio e vediamo le prime 6 frecce come vanno, solo tecnica. Quindi penso rigorosamente a non far scendere il braccio sinistro, in questo modo qui.
alcune frecce sono andate a costa, questa specialmente è andata abbastanza maluccio. Comunque adesso al treppiede vedete che succede da davanti. Adesso vado più lontano, vedete sempre solo la tecnica. Oggi andiamo giù di nuovo a fare le 30 frecce di sempre. Ieri l'allenamento non è andato male, ma anzi sono abbastanza contento di come è stato. Oggi continuiamo con le 30 frecce facendo particolarmente attenzione alla back tension dietro, quindi al dorsale che rimane sempre contratto e in trazione, e sempre al braccio che non si abbassi quando scocco la freccia. Questo è importantissimo poiché determina appunto la direzione della freccia, e se io sbaglio questo domenica durante la gara praticamente farò un campionato e la mia squadra sarà sicuramente contentissima di come tirerò. Quindi andiamo di sotto e facciamo dei tiri, magari sempre con qualche visuale diversa per farvi vedere anche come gestisco dalle varie angolazioni appunto il tiro, come mi muovo, quanto mi muovo e cose così. Quindi andiamo. Come ormai avrete capito, la distanza è molto breve tra me e il bersaglio e facciamo solo tecnica. Quindi manteniamo la tensione dietro e non abbassiamo il braccio quando scocchiamo. Vai! Cosa significa avere la possibilità di partecipare ad un campionato italiano a squadre con il longbow, cioè con un arco tradizionale. Mirerò solo qui da circa 10 metri e vedrete i risultati. Questa è la capacità che serve appunto per avere delle speranze. Vai! One eternity later. Allenamento andato e adesso, siccome oggi è giovedì, reinceriamo la corda dell'arco per bene, così domani ci alleniamo con la corda bella incerata nuova e per domenica nessuno lo tocca più. E siamo giunti all'ultimo giorno disponibile per gli allenamenti prima della gara di domenica, ovvero prima del campionato italiano vero e proprio. Oggi adesso andrò di sotto praticamente ad allenarmi come sempre con le 30 frecce, però in più, ed è l'unica cosa che vedrete voi, farò un giochino con un tappo di una bottiglia in maniera tale da verificare effettivamente il lavoro svolto in questa settimana, in questi 4 allenamenti di questa settimana. Quindi adesso preparo tutto, andiamo giù, vi porto con me e ci vediamo dopo le 30 frecce per questa cosina speciale. Yes! E come vi dicevo, ecco la sfida. Colpirò questo tappino della Coca-Cola, rigorosamente zero, da circa 10 metri. Quindi ho piazzato la telecamera qui, tirerò lì, quindi siamo circa 8 metri, 10 metri più o meno, e vediamo che succede, se gli allenamenti sono andati a buon fine. 1. La prima freccia l'ho già preso. Direi che c'è poco più da mirare. Ho rimesso sul tappo e adesso andiamo con la seconda serie e vediamo che succede. Sfiorato con la prima freccia, preso con la seconda. 2
hours later. Quindi, ricapitolando, i 4 allenamenti a settimana sono finiti, il campionato italiano ormai è alle porte e semplicemente quel che è fatto è fatto. Quindi voi questo video lo vedrete domenica pomeriggio, quando ormai il campionato sarà bello che finito, e vi aggiornerò la prossima settimana sul come sarà andato, cosa ho sbagliato, cosa ho fatto bene, se ho fatto podio perché non si sa mai, e quello che verrà dopo, perché questo video è stato leggermente noioso e descrittivo, ma i prossimi saranno cose che voi non avete mai visto.